Ciao ragazzi, io sono Lensi, il vostro amico curioso, e oggi voglio portarvi in un viaggio davvero speciale. Un viaggio per scoprire cos'è la materia e come può trasformarsi. Avete mai sentito questa parola? Materia? La materia è tutto quello che ci circonda: il tavolo, la sedia, l'acqua che bevete, l'aria che respirate, persino voi stessi siete fatti di materia. Insomma, la materia è tutto ciò che occupa spazio e ha un peso. Ora vi faccio una piccola sfida, guardatemi intorno proprio adesso. Che cosa vedete di solido? Magari il vostro quaderno, la penna che usate per scrivere. Che cosa vedete di liquido? Forse una bottiglietta d'acqua o un bicchiere di succo? E cosa c'è di aeriforme, cioè gassoso? Anche se non lo vedete, c'è l'aria che state respirando proprio adesso. La cosa più interessante è che la materia non si presenta sempre nello stesso modo. Può avere forma e volume propri, oppure solo il volume, oppure può non averne affatto. E infatti la materia può trovarsi in 3 stati principali: lo stato solido, lo stato liquido e lo stato aeriforme. Nel nostro viaggio scopriremo insieme che cosa significa ogni stato, vedremo tanti esempi che conoscete benissimo e imparerete anche i passaggi magici, cioè i modi in cui una sostanza può trasformarsi da uno stato a quell'altro. Ma prima di iniziare vi ricordo una cosa importantissima: se volete seguire tutte le prossime lezioni insieme a me, cliccate sul tasto iscriviti e lasciate un bel like. E se volete anche un hype, così entrerete ufficialmente nella squadra di Lensi, diventerete dei veri scienziati in erba. Allora ragazzi, siete pronti? Andiamo a scoprire il primo stato della materia, lo stato solido. Ragazzi, iniziamo dal primo stato della materia, lo stato solido. I solidi sono tutte quelle cose che hanno una forma propria e un volume proprio. Vuol dire che non cambiano forma da soli e occupano sempre lo stesso spazio. Pensiamo a qualche esempio. Un libro resta sempre un libro, che lo mettiamo sul tavolo o nello zaino. Una mela resta sempre tonda, sia che sia sul banco sia che sia in cucina, e lo stesso vale per una penna, un giocattolo, un telefono o una sedia. Gli oggetti solidi mantengono la loro forma ovunque li spostiamo, ma non tutti i solidi sono uguali. Alcuni sono durissimi, come un sasso, un mattone o una moneta. Altri invece sono morbidi, come un cuscino, un peluche o un pezzo di gomma. La differenza sta nei materiali, ma tutti hanno in comune il fatto che conservano la loro forma. Un'altra caratteristica dei solidi è che non scorrono come i liquidi. Se prendi un bicchiere d'acqua e lo versi in una ciotola, l'acqua cambia forma e si adatta, ma se prendo un bicchiere e lo sposto da un tavolo a un altro, resta sempre un bicchiere, identico a prima. Questa è la grande differenza tra solidi e liquidi. Pensate anche a tutto ciò che ci circonda: le case in cui viviamo, i ponti, le macchine, i computer, tutto è fatto di solidi. Senza i solidi non avremmo oggetti stabili e resistenti. E non dobbiamo pensare solo agli oggetti creati dall'uomo, anche in natura ci sono tantissimi solidi. Le montagne, le rocce, i tronchi degli alberi sono tutti esempi di materia allo stato solido. Perfino il ghiaccio, quando l'acqua si congela, diventa un solido. Quindi possiamo dire che i solidi sono lo stato della materia più stabile, quella che ci dà sicurezza e ci circonda ovunque, forma propria, volume proprio e nessuna possibilità di adattarsi al contenitore. Questa è la regola. Ecco perché lo stato solido è fondamentale per la nostra vita di tutti i giorni. Dopo aver visto i solidi, passiamo adesso al secondo stato della materia, lo stato liquido. I liquidi hanno una caratteristica particolare: hanno un volume proprio, cioè occupano sempre la stessa quantità di spazio, ma non hanno una forma propria. Che cosa significa? Vuol dire che un liquido si adatta sempre al contenitore in cui si trova. Per esempio, se verso dell'acqua in un bicchiere alto e stretto, l'acqua diventa alta e stretta come il bicchiere. Se invece la verso in una ciotola larga e bassa, l'acqua si allarga e diventa bassa come la ciotola. In entrambi i casi la quantità rimane la stessa, ma la forma cambia. Questa è la differenza più grande con i solidi. I solidi mantengono la loro forma, i liquidi invece si modellano in base al contenitore. Gli esempi di liquidi nella vita di tutti i giorni sono tantissimi: l'acqua che beviamo, il latte della colazione, il succo di frutta, l'olio che usiamo per cucinare, persino lo shampoo e il sapone liquido che usiamo per lavarci. Tutti questi materiali hanno in comune la capacità di scorrere e adattarsi. Un'altra cosa interessante è che i liquidi non si possono comprimere facilmente. Se riempiamo una bottiglia fino all'orlo e proviamo a chiuderla, l'acqua non può ridursi per fare spazio, il volume rimane sempre lo stesso. Ed è per questo che quando una bottiglia è piena fino al bordo, se cerchiamo di aggiungere altra acqua, trabocca. I liquidi sono fondamentali per la vita. Gli esseri umani non potrebbero vivere senza bere acqua ogni giorno. Gli animali cercano sempre fiumi o laghi per avvelenarsi, e le piante assorbono acqua attraverso le radici per crescere. Oltre a questo, i liquidi hanno un ruolo importante anche in natura e nella tecnologia. I mari e gli oceani coprono gran parte della Terra, regolano la temperatura del pianeta e ospitano milioni di forme di vita.
Nelle nostre case i liquidi ci aiutano a cucinare, a lavarci e a pulire. E persino molte macchine funzionano grazie ai liquidi, come l'olio dei motori o i carburanti. Quindi possiamo dire che i liquidi sono lo stato della materia più dinamico. Si muovono, scorrono, cambiano forma, ma restano sempre se stessi. La loro regola è semplice: volume proprio, ma forma variabile. Abbiamo visto i solidi e i liquidi, ora è il momento del terzo stato della materia, lo stato aeriforme, che possiamo chiamare anche stato gassoso. I gas sono molto diversi dagli altri due stati. A differenza dei solidi non hanno forma propria e a differenza dei liquidi non hanno nemmeno un volume proprio. In poche parole, i gas non hanno né forma né volume definiti, si espandono e riempiono tutto lo spazio che trovano. Un esempio chiarissimo è l'aria che respiriamo. Non la vediamo, ma è ovunque intorno a noi e riempie ogni spazio. Se gonfiamo un palloncino, l'aria entra dentro e prende la forma del palloncino. Se apriamo il palloncino, l'aria si diffonde subito dappertutto. Anche il vapore che esce da una pentola che bolle è un gas. Non ha forma, non possiamo contenerlo in mano, ma si espande nell'aria e lo vediamo salire verso l'alto. Un altro esempio molto comune è il profumo. Quando spruzziamo un deodorante o un profumo, le particelle si diffondono nell'aria. Anche se non lo vediamo, in pochi secondi l'odore si sente in tutta la stanza. Questo accade perché i gas tendono sempre a spargersi nello spazio disponibile. Un'altra caratteristica importante dei gas è che si possono comprimere. Immaginate una bomboletta spray, dentro c'è del gas compresso, cioè spinto in uno spazio molto piccolo. Quando premiamo il tasto, il gas esce e si espande, tornando a occupare molto più spazio. Questo è un comportamento che non troviamo nei solidi e nei liquidi. Anche i gas sono fondamentali per la vita. Senza l'ossigeno, che è un gas, nessun essere umano o animale potrebbe vivere. Le piante stesse hanno bisogno di anidride carbonica, un altro gas per fare la fotosintesi e produrre ossigeno. E anche i fenomeni naturali che vediamo ogni giorno, come il vento, le nuvole, persino le bolle di sapone, sono collegati ai gas. In poche parole, lo stato aeriforme è quello più libero in movimento. Non ha una forma precisa, non ha un volume definito, ma riempie sempre tutto lo spazio disponibile. Ragazzi, adesso entriamo nella parte più affascinante, i passaggi di stato. Perché la materia non resta sempre uguale, può cambiare e trasformarsi da uno stato all'altro e ogni trasformazione ha un nome speciale. Cominciamo dai più conosciuti. La fusione, quando una sostanza passa da solido a liquido. Per esempio, il ghiaccio che si scioglie e diventa acqua è un passaggio che tutti vediamo d'estate, quando i cubetti nel bicchiere spariscono piano piano. Solidificazione, il contrario della fusione, quando un liquido diventa solido. È quello che succede quando mettiamo una bottiglietta d'acqua nel freezer. Dopo un po' diventa ghiacciata e durissima. Evaporazione, quando un liquido diventa gas. Un esempio è l'acqua che bolle nella pentola e diventa vapore. Ma anche i vestiti stesi al sole che si asciugano. L'acqua dei tessuti evapora lentamente nell'aria. Condensazione, al contrario dell'evaporazione, quando un gas torna liquido. Si vede bene quando lo specchio del bagno si appanna dopo una doccia bella calda, il vapore si raffredda e diventa a goccioline. Lo stesso avviene quando una bottiglia fredda suda in estate. Fuori si formano gocce di acqua condensata. Ma non finisce qui, ci sono altri due passaggi un po' più speciali, meno comuni ma davvero interessanti. Sublimazione, quando una sostanza passa direttamente da solido a gas senza diventare prima liquido. Un esempio è il ghiaccio secco, anidride carbonica solida, non si scioglie in acqua ma fuma e diventa subito gas. Si usa spesso negli spettacoli per creare effetti scenici con il fumo. Brinamento, il contrario della sublimazione, quando un gas diventa solido senza passare per il liquido. Un esempio lo troviamo d'inverno, quando la mattina vediamo la brina sui prati o sui vetri delle macchine. L'umidità dell'aria si trasforma direttamente in cristalli di ghiaccio. Quindi ricapitoliamo i 6 passaggi principali della materia. Da solido a liquido, fusione. Da liquido a solido, solidificazione. Da liquido a gas, evaporazione. Da gas a liquido, condensazione. Da solido a gas, sublimazione. Da gas a solido, brinamento. Come vedete, la materia è in continuo movimento, anche se spesso non ce ne accorgiamo. Dal ghiaccio che si scioglie, al vetro che si appanna, fino ai vestiti che si asciugano al sole. Sono piccole magie della natura, che però la scienza ci aiuta a capire. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio negli stati della materia.
Abbiamo scoperto che tutta la materia che ci circonda può trovarsi in tre stati principali: solido quando ha forma e volumi propri, come un libro, una mela o una roccia; liquido quando ha volume proprio ma non una forma fissa, come l'acqua, il latte o l'olio; aeriforme quando non ha né volume né forma propri e riempie tutto lo spazio disponibile, come l'aria, il vapore o il profumo che si diffonde. E poi abbiamo imparato che la materia può trasformarsi passando da uno stato all'altro: fusione e solidificazione, evaporazione e condensazione, sublimazione e brinamento. Sono passaggi che avvengono continuamente intorno a noi nella vita di tutti i giorni. Pensateci, quando vediamo il ghiaccio che si scioglie, un vetro che si appanna, i vestiti che si asciugano o la brina d'inverno, stiamo osservando la scienza in azione. La materia sembra qualcosa di complicato, ma in realtà fa parte di tutto ciò che usiamo e vediamo ogni giorno. Ed è proprio questo che rende la scienza così affascinante, ci aiuta a capire meglio il mondo in cui viviamo. Bene, se questa lezione vi è piaciuta, non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un bel like, e sarete pronti per scoprire tante altre meraviglie insieme a me. Grazie ragazzi per avermi seguito fino a qui. Alla prossima lezione, sempre insieme a Lensi, dove la scienza diventa un'avventura!